Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Capricorno. Può essere un momento, diciamo, tranquillo, calmo. Potrebbe anche essere un momento rigenerante. Quando c'è la carta della temperanza si parla anche di guarigione, si parla di ehm, un riequilibrio psicofisico, psicoemotivo potrebbe essere. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare o ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può scrivere una mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Comunque trovate tutto sotto. Ok, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per gli amici del Capricorno. Cominciamo con un asso di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe, un re di spade, un 3 di spade, l'imperatore, abbiamo un 2 di bastoni, un 9 di spade e un 10 di spade. Wow! Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo qual è il movimento energetico più importante. Potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro. Non so come mettere la carta per farvela vedere. Vabbè, è un 9 di spade questo. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro, eccetera. Amore. Tenete presente che per l'amore le pubblico la prossima settimana. Allora, partiamo da questo asso di bastoni che è un bell'inizio. Devo dire, può essere un bell'inizio deciso, con intenzione. 7 di coppe e cavaliere di pentacoli potrebbe essere come una decisione di iniziare qualche percorso nuovo o di valutare strade alternative rispetto a quella che state percorrendo. Potrebbe essere una questione lavorativa, considerato il cavaliere di pentacoli, ma non solo. Non vi nego che essendoci anche l'asso di bastoni potrebbe essere un incontro. Andiamo a vedere il 5 di coppe, un incontro romantico intendo. Abbiamo un fante di coppe, l'eremita e la regina di spade. Ma questo 5 di coppe, ragazzi, mi indica come se ci fosse un vuoto, in qualche modo, e con queste carte ho un po' la sensazione che qualcuno di voi possa cercare di riempirlo a livello razionale. Cioè l'eremita mi parla comunque di un'introspezione, però l'introspezione si fa pensando anche, valutando, osservando.
Andiamo avanti. Perché qui avete re e regina di spade, tra le altre cose. C'è come qualche cosa da dover riallineare. Andiamo a vedere il re di spade. 9 di bastoni e cavaliere di coppe. Credo che questa persona o la situazione, se per voi vibra come una situazione, io cerco di lasciare le letture aperte, poi voi adattatela alla vostra realtà, però come la sensazione che ci sia come un timido passo avanti, ma non so, è come se dei temi importanti non si parlasse. Anche se fosse una questione lavorativa, cioè ci potrebbero essere 1000 idee, il procedere con calma, però è come se ci fossero certi temi, anche legali per qualcuno, che non sono discussi. Ho un po' come questa sensazione. Andiamo a vedere il 3 di spade. Asso di bastoni, mago, 10 di bastoni e re di bastoni. Guardate, io sento che questa persona in qualche modo qualcuno la potrebbe conoscere o questa situazione potreste già averla vissuta e ho come l'idea che siate un po' titubanti, che questo vuoto che potreste aver sentito, potreste sentire all'inizio di luglio possa far riferimento al tipo di situazione, di relazione che si potrebbe creare con questa persona. Io sento che qualcuno ha già vissuto questa dinamica, conosce già questa persona. Credo che ci sia come una paura, e qui infatti avete anche il 9 di spade, di dovervi caricare voi di tutto un peso. Fatemi sapere se vi risuona, perché anche qui avete il 9 di bastoni, come se steste in una posizione di difesa. Cioè, questo fante di coppe non vi basta, voi volete il cavaliere di coppe, che però qua è a testa in giù. Andiamo a vedere l'imperatore. Sole. Sacerdotessa, 8 di coppe e torre. Sento che c'è come la possibilità di costruire o di proiettare qualcosa di stabile al futuro. Datemi una carta per la torre. 5 di spade. Qui avete 7 di coppe, qui c'è l'8 di coppe. C'è come, sento come se non foste completamente soddisfatti di qualcosa. Potrebbe far riferimento a qualche obiettivo, perché qui effettivamente se guardo solo queste carte c'è una proiezione solida al futuro. Qui è come se si smettesse di sacrificarsi per qualcun altro e si aspettasse questo cavaliere di coppe, cioè come se fosse l'altra persona a fare una mossa nei vostri confronti, o se fosse una situazione come se diceste ok, ho dato, ho lavorato, ci ho passato le notti, vediamo come va, oppure non sono più disposto a dare per questa situazione, bisogna come interrompere degli schemi di pensiero, degli schemi di azione. Perché voi volete creare un qualche cosa che nel lungo periodo effettivamente possa essere solido, stabile, duraturo, concreto. Andiamo a vedere inamovibile, mi dicono. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Mondo.
giudizio, 2 di pentacoli e 6 di pentacoli. Sento che tra la torre e il giudizio arriverà come una specie di illuminazione su come effettivamente poter prendere provvedimenti su questa parte della lettura, su quello che devo sacrificare, su quello che è una mia responsabilità, quello che è una responsabilità degli altri, su quello, diciamo, rendermi conto di quello che posso cambiare perché effettivamente ho potere di cambiare quella cosa lì e invece poi ci sono cose che non dipendono da noi e quindi bisogna solo lasciarle andare. Però io ho come la sensazione con questo giudizio 6 di pentacoli che arriverà come questa illuminazione su come rimettere in equilibrio le cose, su come chiudere con la sofferenza, perché qui alla fine avete un 10 di spade. Però andiamo a vedere prima il 9. Asso di coppe. Cavaliere di bastoni, forza, diavolo e stella, obiettivi egoici. E qua lo sento. Guardate, siccome abbiamo la stella e il diavolo vicini, una parla di desiderio, l'altra anche di attaccamento, potrebbe essere una questione legata a un desiderio sessuale, considerato anche il fante di, scusate, il cavaliere di bastoni. Potrebbe essere una cosa legata a, se fosse per esempio una situazione lavorativa, a un ruolo, un obiettivo, un punto d'arrivo che desiderate e che sento con queste carte che o sì andrete dritti per la vostra strada, ci metterete proprio passione, entusiasmo, forza, forza di volontà, forza morale, coraggio. E comunque il diavolo è l'archetipo del Capricorno, quindi lavoro duro, sento. È come se puntaste l'obiettivo. Sì, è vero, c'è un 9 di spade, c'è ancora qualche cosa che vi preoccupa, qualche vuoto effettivamente potrebbe esserci, qualche zona grigia per esempio nel lavoro che non funziona, qualche cosa da implementare, però tutto sommato vi state ehm, dando alla grande, cioè vi state, come si dice? No, adoperando, vi state, sì, impegnando alla grande. Andiamo a vedere il 10 di spade. 10 di spade per spiegare il 10 di spade, poi qui abbiamo di nuovo questo 5 di coppe, 8 di spade, 10 di pentacoli, 4 di spade e 4 di pentacoli, spade, pentacoli, spade, pentacoli. Tanto che secondo me questo riequilibrio è sì, psicofisico, mente e corpo. È un po' l'andamento della parte iniziale della lettura, cioè da riequilibrare, da risanare qualche cosa qui ragazzi, molto ha a che vedere con la vostra parte mentale, come vediamo qui, quello che pensate di dover sacrificare, le regole che vi state mettendo. Ehm, Qualcuno potrebbe aver bisogno di dormire di più, però ho come la sensazione che, allora, a parte che potrebbero arrivare delle collaborazioni, è come se questo 10 di spade, questi due 10 di spade, portassero la fine di questo modo di pensare, di questa sensazione di vuoto, perché la sensazione di vuoto è dovuta al nostro modo di pensare, perché l'ego pensa, questo diavolo, in separazione. Quindi quando sono nel basso astrale penso io non ho questo, io non ho quell'altro, io non sono, ok? O c'è il giudizio, mentre quando sono nell'alto astrale è un po' il tutti siamo uno, no? Però sento come se questo tipo di ideologia
scomparisse, perché abbiamo poi un 10 di pentacoli che mi parla della famiglia allargata. Io sento che passerete da questo vuoto che sentite al essere partecipi di un gruppo, essere partecipi di qualche cosa di più grande. Vi dico, potrebbero anche essere proprio collaborazioni con multinazionali o cose di questo stile. Andiamo a vedere settore per settore. Tra l'altro ho la sensazione di aver già dato un titolo simile per uno dei vostri video, una cosa del genere, dal vuoto alla risoluzione, non mi ricordo bene come l'ho chiamato, però ho già la sensazione di aver parlato come se passaste da un momento di vuoto a un momento di pienezza. Ok, allora, quindi un'azione iniziale che vi apre come delle porte, cioè come un lasciarsi indietro certe responsabilità, certi pesi, tagliare con certe cose con questo re e regina di spade, e poi c'è come una sorta di restyling, di sforzo da parte vostra per effettivamente concludere un certo capitolo. Qua avete 3 10, ragazzi. E il capitolo può anche essere una visione mentale che avete voi. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Può essere effettivamente che inizino dei nuovi percorsi, sento, quindi magari iniziate a mandare curriculum in posti dove non li avete mai mandati prima. Ehm, Potrebbero non essere proprio vicino a casa. Sarà prediletta secondo me la montagna, la campagna e le grandi aziende. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, quello di luglio sento che sarà un periodo abbastanza tranquillo, abbastanza in pace. Il punto è che vi sento non completamente soddisfatti del lavoro che fate, piuttosto che dei colleghi. Per molti non è né il lavoro né lo stipendio, è proprio una questione di colleghi. Potreste arrivare a chiedere un trasferimento, o se volete chiedere un trasferimento, questo è il momento ideale. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, il lavoro non vi mancherà. È vero che potrebbero esserci anche effettivamente delle collaborazioni future. Mm. Sì, questo 10 di pentacoli alla fine mi fa pensare a qualche azienda grossa, a qualche contratto importante, a qualcosa che vi terrete stretto. Potrebbe anche essere qualcosa che ha a che vedere con la psicologia, con la psicoterapia, con la fisioterapia, qualcosa che serve per la salute. Parliamo di denaro. Allora, il denaro, anche qui vi dico, secondo me siete abbastanza in una botte di ferro in questo periodo. Potreste non riuscire a togliervi qualche capriccio, però voglio dire, secondo me arriva un contratto proficuo, un accordo. Con questo 10 di pentacoli alla fine non vi nego che per qualcuno potrebbero essere anche dei soldi in più che vi regala la famiglia, potrebbero essere anche eredità magari. E qualcuno effettivamente potrebbe anche arrivare alla pensione, al prepensionamento, o essere un buon momento per fare quel tipo di richiesta, eh? Ehm, una cosa, fate attenzione alle luci. Potrebbero fulminarsi delle lampadine, le luci di sorveglianza, le luci, quelle come si chiamano, di sicurezza, le luci dell'allarme, mi fanno vedere una lucina che lampeggia, ok? Parliamo di progetti. Allora, se avete dei progetti già in cammino, è come se
e ci fosse da rettificare qualcosa, come se ci fosse da intervenire, non serve fare grandi cose, sono tanti piccoli cambi che tutti insieme genereranno il grande cambio. Ehm, Sento che potrebbe essere un momento faticoso per riuscire a mettere in piedi il progetto, nel caso non sia ancora partito, ma se avete intenzione di fare qualche tipo di inaugurazione adesso a luglio, cose di questo genere, ehm, diciamo che forse luglio non è un buon momento, ma perché la gente è in ferie più che tutto. Quindi non partite con grandi aspettative, non dico che sarà deludente, anzi, vedo grandi cose, però probabilmente avete l'asticella un po' troppo alta. Partite con calma, come vi dice la temperanza, c'è da prendersela soft in questo periodo. Per quello che riguarda le relazioni interpersonali, allora, sento che potrebbero esserci come delle divergenze, se vogliamo, da un punto di vista familiare. Per famiglia intendo la famiglia di anime, la famiglia composta sia dai vostri parenti, ma anche dagli amici, dai colleghi, dalle persone che frequentate abitualmente. Ehm, Se per caso, cioè niente di drastico, però starete un po' sulle vostre. Se per caso in questa famiglia voi inserite il marito, la moglie, il partner, perché avete creato anche una famiglia con questa persona, periodo un po' tagliente, periodo un po' tagliente in questo senso. Adesso ci arrivo. Parliamo di relazioni romantiche, ma partiamo dai single. Allora, amici single, qui già all'inizio del periodo si potrebbe presentare una persona. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere sposata e non essere proprio così chiaro da subito se la persona effettivamente è ancora in una relazione ufficiale con il marito o la moglie, piuttosto che sono separati in casa. Non è chiara quella parte lì. Diciamo che potrebbe essere una sorpresa che, cioè venire a saperlo potrebbe destabilizzarvi un pochettino, ma non vi farà arrendere. Ehm, allora, per qualcuno, sinceramente sento che magari la persona vi piace, c'è chimica, c'è una certa compostura, una certa educazione, eleganza, rispetto, cioè sembra proprio una bella personcina, ma è lenta come una tartaruga questa persona. Quindi io ho la sensazione che qualcuno di voi cammin facendo potrebbe pensare no, vabbè, non ce la posso fare, meglio cercare altro. Ma con vostra sorpresa devo dire che questa persona ad un certo punto vi basterà fare un passo così, è come se avesse bisogno dell'A, ok? E poi le cose effettivamente potrebbero svilupparsi in un modo inaspettato. Per quello che riguarda le letture sull'amore le pubblicherò comunque la prossima settimana, così vi darò anche i segni zodiacali. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, ecco, qui è come se ci fosse qualche cosa da riequilibrare con questa temperanza. Sento che le cose sono lente, sono molto lente, forse anche sono troppo lente. Anche per voi vi basterà fare tanto così per smuovere un pochettino tutta questa energia. Ehm, le carte vi invitano come a, perché sì, ci sono dei temi da risolvere, però è come se vi dicessero buttatela sullo scherzo, non siate sempre così re e regina di spade, sempre così gravi, sempre così inquisitori, giudicanti. Non dico che lo siate sempre, però è come se fosse un'attitudine di questo periodo. Però devo dire che tutto sommato termina un periodo di autoboicottaggio mentale, secondo me. Termina questo vuoto che vi state creando voi con la mente. Sono io che penso di non avere questo, di non avere quell'altro, di essere in carenza. Il 5 di coppia è anche un po' la carta della modalità vittima, eh?
Quindi il dire capitano tutte a me, lamentarsi sempre, lamentarsi di ogni cosa, gli altri non mi capiscono. Ed è, siamo noi che scegliamo che pensieri fare. Ok, per le persone che sono in una relazione più o meno clandestina, che non si capisce, sento che bisogna un po' rimescolare le carte. Allora, l'altra persona c'è, ma effettivamente fa pochissimo. Voi avreste bisogno, avreste voglia di più, ma appena smuovete un po', appena fate qualcosa, appena io ho la sensazione, appena voi lascerete andare la persona, quindi non le starete più dietro, non chiederete più, non pretenderete più, io ho come la sensazione che qui qualche cosa si ribalterà, perché qua comunque c'è anche un asso di coppe, un po' nascosto, ma c'è. Quindi è come se ci fosse un nuovo inizio, la chiusura di un vecchio capitolo e poi c'è un 10 di pentacoli. Quindi c'è come una contrattazione, l'arrivare ad un'unione in qualche modo, che con i 10 di pentacoli di solito è duratura. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Ragazzi, intanto vi faccio una comunicazione. A luglio sarà attiva la promozione per la lettura semestrale, che è una lettura dove si vanno a vedere i 3 livelli, quindi il piano spirituale, il piano romantico e relazionale e il piano lavorativo e materiale per il prossimo semestre. È una videolettura. Però per voi che siete rimasti fino qui, fino a questa parte del video, è in promozione già da adesso. Quindi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera dove vi spiego tutto. Bene, andiamo a vedere Osho, il silenzio, la luna, mi viene subito in mente le zone d'ombra, e un 10 di pentacoli. Guardate, io ho come la sensazione, adesso qualsiasi tipo sia la relazione non importa, lavorativa, familiare, però è come se queste 2 carte mi dicessero che in fondo, anche nel silenzio, sapeste che siete l'uno il mondo dell'altra, o l'una l'azienda dell'altra, o come se insieme poteste fare la forza. Scusate, questa è la stella, non è carta numero 17. Quindi è un nuovo obiettivo, però comunque viene chiamata al silenzio. È come se dentro di voi, tenete presente che è una carta di destino, sapeste con chi creare il vostro 10 di pentacoli, perché anche questo è un 10 di pentacoli, il vostro mondo, la vostra famiglia, la vostra azienda, questa unione duratura, insomma. Ok, andiamo a vedere ancora un koan per concludere. L'onda e il mare sono uno e mi richiamo un po' a Noi siamo il mondo, perché l'onda è come la goccia d'acqua, sono tante gocce d'acqua separate che tutte insieme formano l'onda e tante onde tutte insieme formano il mare. Quindi alla fine, anche se è un po' il discorso che vi facevo prima, no? Della separazione, del vedersi separati o del vedersi un tutt'uno con il mondo, con gli altri. È come se ci fosse da riequilibrare io e noi, oppure gli altri e l'io. La sento anche un po' così questa temperanza. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona la lettura, spero comunque che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete fare lo stesso lavoro semplicemente abbonandovi al canale. Lì la formazione è molto più vasta perché oltre a tutto il tema delle credenze limitanti tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto e basso astrale, di larve energetiche, di aprire il terzo occhio, insomma c'è tutto quello che io ho studiato e sto studiando
in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata, i titoli dei video si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine di lilla. Sono 5 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine di numero, ma ci sono i numeri solo dall'1 al 4, perché c'è una playlist che è suddivisa in 3A, 3B. Vanno viste di pari passo questo, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!